Ciao amici e amiche del segno del Toro, io sono Angela e questo è Exoteric Record. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 16 al 22 febbraio. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso possiamo partire con la nostra lettura. Andiamo ad inquadrare la vostra settimana, energie principali e i segni zodiacali da attenzionare e poi vedremo l'amore, il lavoro e le finanze. Allora, come prima carta troviamo il bouquet. Il bouquet all'inizio ci fa capire che già possono esserci dei risultati, delle soddisfazioni o un possibile nuovo inizio con occasioni da cogliere o notizie interessanti che comunque fanno ben sperare. Spesso è associato a un dono, un qualcosa che ci viene offerto, può essere qualcosa di tangibile, può essere anche un aiuto, un sostegno, quindi direi che partiamo col piede giusto. Nel corso della settimana potremmo avere a che fare con una persona in particolare, essendoci la carta della dama, tendenzialmente diciamo donna, però ricordo sempre che è una stesura generica, si tratta di un'energia, può trattarsi di una persona comunque molto, molto sensibile, una persona che può aiutare o sostenere o in qualche modo da attenzionare, insomma poi dipende dalle varie circostanze e può anche riferirsi a una vostra stessa energia, indipendentemente dal sesso ci sta dicendo che dobbiamo sfruttare la nostra sensibilità, la nostra creatività, l'intelligenza emotiva, cercare di sostenere, aiutare, essere comprensivi e quindi si possono ottenere un sacco di cose. Poi abbiamo gli uccelli effettivamente, quindi che si tratti di una persona potrebbe essere portatrice di comunicazioni, dalle sciocchezze ai pettegolezzi, a qualcosa di più interessante che comunque potrebbe coinvolgervi in alcune questioni di lavoro o cose che vi stanno interessando in questo momento. Quindi si vede gran fermento e delle novità, delle cose che ovviamente devono essere valutate. I segni zodiacali da attenzionare nella vostra settimana sono principalmente segni di acqua, cancro, scorpione e pesci. E abbiamo un po' anche quelli di aria, gemelli, bilancia e acquario. Adesso andiamo a scoprire insieme l'ambito amore. Ambito amore, lo dico sempre, principalmente parliamo di amore coppia single, però alcune persone potrebbero non essere interessate, quindi parliamo proprio anche di relazioni in senso generico, quelle più importanti possono essere di amicizia e famiglia, quindi consiglio sempre di ascoltare, diciamo, questa parte, magari ci sono delle indicazioni interessanti per voi. Abbiamo il Giacinto che ci parla di gioco, spesso effettivamente c'è nei confronti di qualcuno una specie di situazione sia giocosa, positiva, che può essere anche stimolante, piacevole, dall'altro lato magari è anche un qualcosa che si consolida e che quindi ci sono delle belle situazioni, delle sorprese, un qualcosa di positivo che unisce maggiormente la coppia o alcune, come dicevo, alcune relazioni importanti. Anche questa ci fa capire che c'è intesa, che c'è massima cura, dedizione, che può arrivare un dono, un qualcosa di inaspettato, soprattutto se qualcuno già vi ha fatto una sorpresa, ad esempio a San Valentino, o è mancato in questo, potrebbe arrivare a fare una cosa del genere. Però a parte questo si vede proprio una settimana
principalmente positiva, forse verso la fine, c'è un po' di tensione, un po' di agitazione. A volte possono essere anche delle questioni, esterne che destabilizzano, oppure semplicemente verso fine settimana c'è bisogno un po' più di distacco, di curare un po' i propri spazi o riposare, però come vi dicevo magari c'è qualcosa che purtroppo crea tensione, perché non si è in sintonia, sincronizzati, magari uno desidera fare una cosa, l'altro non vuole, oppure ci sono delle aspettative, vengono comunque negate, insomma cose che possono essere di normale amministrazione, come dicevo, non negative, però sapendo si può cercare di capire come bypassare alcune cose. Per i single, queste carte vogliono dire che se c'è qualcuno di vostro interesse in qualche modo, magari può far capolino, può esserci della comunicazione, oppure delle cose che possono coinvolgervi particolarmente e quindi una situazione, abbastanza positiva, tranquilla, magari da vedere una possibile evoluzione. Dipende sempre dal punto in cui vi trovate, perché magari se c'è una conoscenza può continuare, può procedere forse al momento in amicizia o magari anche in qualcosa di più, però alcune cose possono essere un po' frenate, quindi abbastanza altalenanti. Diciamo, altrimenti se non c'è proprio nessuno, queste carte comunque possono parlare di nuove aspettative, di un nuovo sentimento, un qualcosa che può cominciare a nascere come gioco amoroso, come attrazione, un gioco di sguardi, quindi queste cose che però ovviamente hanno bisogno di tempo e di varie possibilità per essere ben comprese e capite se magari possono proseguire o ci può essere qualcosa di più. Vediamo adesso cosa vogliono dirvi a livello pratico. Abbiamo omaggio di preziosi, un pochettino riprende senso generico il significato che abbiamo visto del bouquet all'inizio, interessante diciamo come carta perché porta notizie, un appoggio, un sostegno, un aiuto, anche un dono, quindi un qualcosa che viene offerto e opportunità vantaggiose, anche possibilità di superare degli ostacoli e delle difficoltà che state diciamo avendo. Di sicuro da parte vostra si vede una buona gestione di voi stessi, delle vostre stesse energie, delle vostre finanze, magari per chi ha intenzione o per chi sta facendo un qualcosa che coinvolge, che appassiona, allora è un buon momento. Oppure se magari oltre al vostro lavoro avete intenzione di coinvolgervi in nuovi progetti, queste possono parlare del momento giusto di fare un qualcosa che vi piace, soprattutto insomma se l'avete già fatto in precedenza e siete stati costretti a fermarvi, quindi potete riprendere qualcosa del passato, oppure magari c'è bisogno di sistemare un qualcosa che avete lasciato in sospeso, magari qualcosa non a causa vostra e quindi c'è la possibilità finalmente di rivedere, sistemare alcune cose. Quindi sia per chi ha il lavoro effettivamente, però magari anche chi vuole integrare il proprio lavoro con un qualcosa di coinvolgente, come abbiamo già visto, oppure soprattutto per chi è in cerca. Ci possono essere dei nuovi sviluppi di vecchie situazioni, magari cose che avete lasciato in sospeso, delle risposte che stavate aspettando, oppure l'evoluzione magari della vostra ricerca, di qualcuno in particolare che magari vi deve ancora far sapere qualcosa. Ecco che ci sono questi nuovi sviluppi che possono portare a dei cambiamenti proprio in questo ambito. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana.